Ciao a tutti, finalmente, ok. Ma avete letto dal titolo perché siamo qui perché la settimana santa è arrivata, la settimana di Lady Gaga, raga, Lady Gaga è tornata con un nuovo album, Mayhem, lo sappiamo, siamo qui che attendiamo da ormai è un anno che lei parla di questo disco, che ci manda dei messaggi in codice. Vabbè, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete realizzato. Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo povero, e se vi piace questo format e parlare di musica pop, iscrivetevi al canale, facile, veloce e gratis, e ci aiutiamo tra poveracci. Tutti gli altri link li trovate qui sotto nell'info box per gli altri social, principalmente uso questo. Seguitemi perché vi terrò aggiornati su tantissime cose che saranno a tema Mayhem, perché la storia non finisce qui, sappiatelo. Io vi chiedo già scusa, io con Lady Gaga non ho questo di solito il mio cervello funziona molto bene con la musica, riesce a captare tante cose, questo è un merito che mi dico da solo, ma perché me l'avete fatto notare anche voi ed è quello che mi piace fare. Io sono un appassionato di musica, soprattutto pop. Cioè, io non so se avete visto il mio video sulla reaction a Disease, avete capito, cioè il mio cervello lì non ha detto niente, cioè io non ho detto niente in quel video, ero così tutto il cacchio di tempo. E niente, siamo veramente arrivati a Mayhem. Come vedete il circo è fatto e cosa sappiamo di Mayhem prima di iniziare? Perché questo video sarà solo tema Mayhem, non parliamo d'altro. Sappiamo che, allora, andiamo molto a ritroso. A inizi dell'anno scorso circa, lei inizia con delle stories dove dice TikTok, come per dire, credo arriva a breve, è arrivato un anno dopo, amore fa niente, lei e la sua idea di Soon, lo sappiamo, non è mai Soon. Dopodiché esce il Chromatica Ball film che celebra il tour per Chromatica, appunto, che fece nel 2022, sì, è uscito nel 2024, capite cosa intendo per la sua idea di Soon, e a fine fa sentire, presumo, Shadow of a Man, che leggo qua dalla tracklist, fa sentire un pezzettino. E lì l'impronta quale sembrava, per quei pochi secondi che si sentivano? Sembrava una roba molto funky, pop, molto vintage 80s, e infatti poi siamo andati tutti a cercare con chi stesse collaborando in quel periodo, è uscito fuori il nome di The Weeknd, sappiamo che The Weeknd non c'è in questa tracklist, ma occhi aperti perché la madre poi nei mesi e mesi a venire ha fatto altri spoiler, altre citazioni che riferiscono ad altri featuring possibili, compreso quello di The Weeknd che poi l'ha ripostata pure nelle storie verso dicembre, vabbè lo sappiamo, e quindi presumo che non finisce qui la storia di Mayhem perché io credo che usciranno delle versioni con dei featuring, that's my opinion. Tolto ciò però, funky pop un cavolo, nonostante lei avesse pubblicato immagini di Prince, insomma collaborava con i produttori di Prince, Michael Jackson, musica rock. Alla fine è uscito Disease come primo singolo, che sapete essere diventata una delle mie canzoni preferite in assoluto di Lady Gaga, cioè zitti, se non l'avete capita non è un mio problema, quella è una signora canzone da inizio a fine. Ti prego Gaga, mettila come chiusura del tour, ti supplico, perché sarebbe una roba devastante. E poi esce Abracadabra, che invece abbraccia di più il pop degli inizi di Gaga, diciamo. Cioè è a conti fatti una canzone che ricorda molto, secondo me, The Fame Monster e compagnia bella. E basta, quindi noi ora iniziamo. Di questi brani ne conosciamo 3, Disease, Abracadabra e Die With A Smile, che chiude il disco, e sono curioso anche di sapere se alla fine ci sta bene Die With A Smile o se è veramente solo un'aggiunta all'interno di questo album per una questione di numeri, ma lo sappiamo, lo fanno bene o male tutti gli artisti. Vediamo, spero che però non cozzi troppo. E iniziamo con una bomba. Posso dire piccola cosa? Iniziare un'era con un singolo che è Disease, diciamo che ti fa alzare il livello un po' troppo, secondo me. Cioè, tanti dicono ma che brutto, Stupid Love, ma secondo me Stupid Love serviva per poi farti ascoltare Chromatica e rimanere tipo oh
mio Dio. E fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate voi di Mayhem qua sotto nei commenti, cosa ne pensate dei primi singoli, quale altro singolo vi piacerebbe tra quelli che ascolteremo ora. Niente, parliamone perché è la parte più bella poi di stare sul tubo. Oh mio Dio! Raga, ogni volta che la riascolto, cioè... Ma esiste qualcosa di più meraviglioso di questa canzone? Io non credo. Cioè, il modo che ha di cantare così teatrale, così oscuro. E lei ha descritto Mayhem, che significa caos, se non lo sapete. È un modo per definire il caos all'interno però di un trauma alle volte. È un po' complicato, ha più letture come parola, però di base significa caos. Lei ha detto sia perché a livello sonoro a quanto pare questo disco avrà tanti stili, tanti generi musicali, ma anche perché Mayhem per lei è un demone. Ed è il demone che lei cela dentro di sé. E praticamente che cos'è? È un essere, che lo vediamo anche nel videoclip di Disease, appunto, è un essere che controlla, quindi è un terzo, non è un duo, è un terzo. Sapete, mi ha ricordato molto, ad esempio in Suspiria di Luca Guadagnino, si crede che la guerra interna tra le streghe sia divisa tra due e invece c'è un terzo fattore fondamentale che di nascosto sta gestendo tutto quanto. È molto interessante questa rilettura cinematografica anche. E lo vediamo anche per i riferimenti nel video stesso tra Tim Burton e quant'altro comunque. Ecco, questa figura che è Mayhem gestisce Stephanie e Lady Gaga e decide quando interviene una, quando interviene l'altra, ma sembra quasi uno spirito maligno, nel senso che si diverte con loro, cioè si diverte a sceglierle quando farle entrare in gioco. E invece Gaga dice che con questo disco ha finalmente accettato tutto il suo passato, tutte le sue varie se stesse, e finalmente le abbraccia in un unico caos perché ha accettato il caos, quindi ha accettato Mayhem. Va bene, tutto sto spiegone vi sarà interessato poco o niente, però ci tenevo a dirlo, perché credo che sarà il tema del disco poi. Produzione poi, raga, cioè, io non so se voi l'avete mai notato, ma in questa parte precisa c'è un pianoforte in sottofondo, ed è un pianoforte che sembra quasi scordato, è super tenebrosa come immagine, è super dark come suono. Her Mind. E poi il finale, vogliamo parlarne? Se io non vi vedo a morire qui, in questa parte di canzone, durante il concerto, avete sbagliato a comprare i biglietti, mi dispiace, cioè a me non interessa se siamo invecchiati noi come fan, perché ormai insomma lo sappiamo, non siamo più dei fan giovanissimi per chi c'è dagli albori, ma a me non interessa, cioè spacchiamoci l'anca, facciamoci venire il colpo della strega con Disease, io voglio il putiferio. Putiferio. Secondo singolo, che so essere diventata una hit, ovviamente, agli occhi di tutti, che sta facendo dei numeri spaventosi. Sono molto felice per lei, è rappresentativa questa cosa, perché rappresenta che il suo sound, perché Abracadabra è Gaga, in tutto e per tutto, come canzone, la descrive perfettamente a livello sonoro, scrittura, eccetera. Sono felicissimo che sia rappresentativo il fatto che faccia questi numeri perché rappresenta che il pubblico è pronto alla sua musica, a darle, diciamo, uno scettro immaginario che la consacra come tu hai creato questo sound, questa sei tu, ora lo accettiamo rispetto a una volta che magari poteva aver stancato o quant'altro. Comunque, tolto ciò, io amo Abracadabra, l'avete visto anche questo nella reaction, però non è, secondo me, è semplicemente una hit, è un tormentone, è costruita per essere un tormentone e doveva essere singolo perché... Come te la fai uscire dal cervello sta roba? Però capite, questa produzione industrial, secondo il mio modestissimo parere, è molto più catchy di una Disease. Cioè, è molto più semplice come sound. Questa canzone si
costruisce banalmente, tra mille virgolette, tra industrial, EDM e dance anni 90, che insomma sappiamo funziona molto bene oggigiorno in radio, quindi ripeto, ce lo potevamo aspettare che andasse bene Abracadabra e sono contento però che sia arrivata. Mi piace molto a livello di scrittura, però. È molto gotica questa scrittura. E lei l'ha detto che Mayhem è un sogno gotico, molto spesso in molte canzoni, che dovrebbero idealmente andare a trattare la sua figura come Stephanie e come Lady Gaga, che combattono o che trovano una quadra, insomma, nel coesistere nello stesso corpo. Ma raga, ma voi l'avete sentito il sample in questa parte qua, nel pre-chorus? È Spellbound. Oddio, ve la faccio sentire velocemente. L'avete sentita ora? Tra l'altro io adoro questo richiamo a Spellbound, perché Spellbound è una canzone che molto spesso richiama al mondo delle streghe e con Abracadabra ci casca a pennello. Che poi è interessante anche il ritornello, che secondo me molti non l'hanno capito, l'hanno preso per un semplice tormentone. In realtà il fatto di fare uno spelling tramite la parola abracadabra, che ha tantissimi significati dalle lingue antiche, tra l'altro, una parola che poteva identificare sia la vita che la morte in moltissimi casi. E lei infatti parla di amore o morte, cioè una scelta da fare, è una scelta è un dualismo, no? Come dicevamo prima, tra le due figure, Stephanie e Lady Gaga. E può l'amore sconfiggere ogni malattia, quindi disease, può superare tutto, può vincere sulla morte, qual è la scelta da fare? Questa è la mia parte preferita, raga. Cioè proprio da fantasma dell'opera. Non so se l'avete notato, ma gli sono in realtà una ripresa da Shallow, nella parte in cui urla i suoi è lo stesso, è la stessa, sono le stesse note, però in una chiave diversa, più da opera, perché appunto lei qui parla del fantasma, non dell'opera, ma della pista da ballo, perché a quanto pare in questa canzone tratta la fatica di tornare a ballare. Se conosciamo Lady Gaga lo sappiamo per la sua malattia, la fibromialgia, che le ha reso difficile fare il suo lavoro negli anni. Bene, nuova traccia, finally, che abbiamo sentito in uno snippet soltanto ieri o l'altro ieri, Garden of Eden, però per i più sapranno che c'è un leak che gira ormai da mesi che dice semplicemente I could be your girlfriend for the weekend. Ma a parte quello non si sa niente. Ok? Oh, adoro quando lei gioca così con la voce, ve lo giuro, adoro. Oh mio Dio, ma raga, ma questa è When I Grow Up, delle Pussycat Dolls. It's totally her. Cioè, il riferimento è quello lì degli anni 2000. Oh mio Dio, ma allora qui bisogna andare sugli anni 2000. Come on. So hit the lights. DJ hit the lights. DJ, come on. My excuse to make my bad decisions. Ok, girl, let's do it. Perché è la mela dell'Eden. Ma io adoro. Vuoi fare una canzone dove parli banalmente di andare a fare una festa con i tuoi amici in discoteca? La discoteca è il giardino dell'Eden e lì c'è un uomo che ti piglia bene ed è la tua mela del... No, vabbè, cioè comunque, she's crazy. Raga, ma qui è veramente anni 2000, primi 2000, cioè io sento dentro Britney, Pussycat Dolls, Gwen Stefani,
lei stessa con The Fame. Timbaland. This sound like Timbaland. Eden. No, come on girl. Io sono alla terza, no, ma non... I'll take it to the Garden of Eden. The lights. Io amo questo pre-chorus. The lights. E poi è così angelica qui. Certo, perché siamo nel giardino dell'Eden. The vocals. Oh mio Dio, sapete cosa mi ricorda? Piece of Me. Ma è totalmente Piece of Me. You want a piece of me. You want a piece of me. Oh mio Dio. Cos'è questo bridge? No, non tutte queste voci. I need a choreo right now. E non ci fermiamo? No, vabbè, ma... Raga. No, cioè... Let's go with Perfect Celebrity. Perché sono curioso di Perfect Celebrity? Perché l'aveva mesi e mesi fa messa nelle storie, come l'ho detto, nelle storie su Instagram, e come l'aveva fatto aveva più o meno coperto il titolo, anche se era pseudo leggibile. Davanti a lei c'era una chitarra e un fumetto rappresentante Telephone. Quindi io qui la sparo, poi se mi sono sbagliato chiedo scusa, ma secondo me tra i vari remix featuring che ci saranno in futuro per Mayhem, presumo che vorrà fare questa cosa, secondo me se deve fare un Telephone Part 2 oppure Paparazzi Parte 3, insomma come vogliamo interpretarlo, perché sappiamo essere già Paparazzi, Telephone e mancava un'ultima parte, secondo me sarà Perfect Celebrity. Altra cosa che mi incuriosisce è se ci sarà la partecipazione di Beyoncé. E ultima cosa che mi incuriosisce, l'aveva fatta sentire a Parigi, questa, un pezzettino, ed era pazzesca, super grunge, industrial, e onestamente se Act 3 di Beyoncé album deve essere rock, allora che si parta da Perfect Celebrity, featuring Beyoncé. No, bitch. This bitch. Voi lo guardate su Instagram, perché se l'avete visto su Instagram la conoscete benissimo questa canzone. Benissimo. Quanto l'ho sentito sto snippet. I'm not ready. I'm not, Gaga. You can't. That's me. No, devo risentirlo. C'è questo respiro affannoso, disturbato. Wow. I've become a notorious being. No, raga, comunque, this is crazy. L'avete sentita questa parte? In questa parte lei dice sono diventata un essere famoso, ma c'è l'altra me che sta sul soffitto, che mi guarda, la sto tenendo sul soffitto. Capite? Sono le altre, l'altra parte di Gaga. Cioè, è tutto questo gioco di controllo. Sono un essere famoso, sono un essere umano, che cosa sono? È molto interessante ed è molto aggressive il modo in cui ne sta parlando. È molto oscuro, molto gotico. I love. Oh, you love to hate me?
look so hungry, but I look so good. Tap on my veins, suck my diamond blood. E Diamond Blood è, se non erro, anche un film abbastanza famoso, Blood Diamond mi sa che si chiama, con DiCaprio, che è un thriller, quindi c'è anche di nuovo questo richiamo cinematografico, ma non solo, perché i diamanti insanguinati, se non erro, sono quelli che vengono definiti, cioè si definiscono diamanti insanguinati, quelli che si trovano nei campi di guerra, cioè sono diamanti sporchi, banalmente, spesso presi tramite bambini, schiavi. Cioè è molto interessante, è molto oscuro, è super oscura, la metafora è super oscura, cioè tocca le mie vene e succhia il mio sangue di diamanti. Questo diamante non insanguinato, sono un diamante sporco. Cioè, secondo me è questa la visione, che lei si vede come un diamante sporco, qualcosa di rovinato, o che brilla tantissimo, ma è rovinato da qualcosa, nel caso dei diamanti dalla guerra, dallo sfruttamento anche nella fama, possiamo rileggere... No, vabbè, ciao, ciao! Oh mio Dio, la voce! Slepen! Bitch, you can't. No, not Princess Di. Cioè, raga, ha appena fatto un riferimento a Princess Di, che è una sua unreleased famosissima, che tutti speriamo di avere un giorno, ma... Comunque ci sono dei live pazzeschi di Princess Di, ed è una canzone su Lady Diana. Raga, io ci vedo di quei riferimenti qui. Oh mio Dio, le streghe. L'ho sentito. Girl. Sta spaccando camera. Eccolo lo snippet che va in Francia. Mamma quanto è grande! Adica. Questa è un'altra disease. No, raga, io sono scioccato e mi ha ricordato tantissimo per questa vena un po' da streghe. Forse il rimando sembrerà banale, ma sembra la canzone degli Smiths, How Soon Is Now, che è la sigla della famosissima serie anni 90, Streghe. Guys. No, cioè qui abbiamo raggiunto dei livelli... Andiamo avanti. Vanish into You. Ci stiamo dando una calmata? Cioè, musicalmente mi sembra di sì, ma con la voce... It's not gonna happen. Calm down, girl. Oh, come on, girl! Ma questa vociona, gaga. No, this bitch. This bitch. Cos'è adesso? Funky? Funky pop? Funky pop, power ballad? Vociona teatrale? Non so, cosa vuoi da me? Cioè, io non so cosa darti più di così.
Che belli back vocals. Wow, wow. Non so se l'avete sentito. Oh mio Dio. Sembra tutto così in slow motion con questa. Do you see me now? Allora, intanto quest'estate diventerà una vibes, l'ho già capito, per me. Interessantissimo il testo, perché io credevo che questa fosse esclusivamente una canzone d'amore. Secondo me ha anche qui una dualità la canzone in sé, per la scrittura. In certi momenti sembra, e forse è dedicata effettivamente a un'altra persona, una persona che la sta curando con l'amore, e quindi potrebbe essere un riferimento al suo futuro marito Michael Polanski, ma dall'altra parte invece c'è questo riferimento nostalgico di lei che guarda verso un'altra se stessa, sembra, e quindi c'è questo guardarsi un po' allo specchio, rivedersi nelle foto vecchie, non riconoscersi e cercare di riconoscersi. Adoro. Allora, intanto riprendiamo un po' di 70s anche in questa canzone, quindi Die With A Smile vi dà un calcio in culo che non è l'unica con dei riferimenti alla musica anni 70. Quindi già questo mi va benissimo. E altra cosa, queste canzoni sono canzoni, raga, musica. Perché se tu non le senti da inizio a fine non ci capisci un cazzo, né a livello di costruzione né a livello di tutto. Perché tutte le canzoni che ho sentito finora, tutte, comprese anche i singoli usciti, hanno un modo di elevarsi col tempo. Serve tempo alla musica per essere fatta da Dio. Non 2 minuti, ok? No, 1 minuto e mezzo. Non c'è sta il tempo così. Queste canzoni vanno anche forse digerite, vanno riascoltate, non sono un prendi e butta via. I fucking freaking love this. E tutti sti cori. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sapete che mi ha ricordato tantissimo le canzoni di Stefani questa? Cioè la prima... Ehi, calma, chi là? Stava per partire quella dopo. Le primissime di Stefani. E secondo me c'è questo gioco nel riguardarsi indietro anche su se stessa. Mi è piaciuta, raga, mi è piaciuta Vanish Into You. La trovo veramente una bella canzone. E ha una bellissima struttura come canzone. E poi la sentiamo felice. Raga, Gaga è felice. Bene, la prossima canzone è l'unica con un altro featuring a parte Die With A Smile al momento ed è del produttore, uno dei produttori anche di altre canzoni dell'album, ma forse in questo caso ha giocato molto di più, ed è Gus Affelstein, che è anche uno dei producer più famosi di The Weeknd, forse l'avrete già sentito il suo nome. Sentiamo cosa ci offrono con Killer. Raga, ma io pensavo con Gus Affelstein di sentire una roba più industrial. O al massimo sì, 80s, ma 80s a livello di synth, non a livello di chitarre. Devo rimetterla da capo, non ero pronto. Raga, ma è David Bowie totalmente questa. Ma voi capite cosa intendo per dirvi che lei è felice? Sta scrivendo di quelle robe che il modo in cui ne parla è veramente felice. Cioè, ora sta dicendo stavo lì all'angolo a fumarmi l'erbone. Ma io non mi aspettavo questo sound. Mamma, ma quanto mi ricorda Fashion di Bowie anche.
ma che va? Dai, fame, 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 fame di David Bowie, totalmente. A momenti è pure gospel questa canzone. I love this, I love this. Cigarette. Comunque mi piace la scrittura di questo disco, posso dirvelo. Mi piace che stia giocando con la fantasia di nuovo, tantissimo però. Ecco, una cosa che l'ho sempre detta, anche nei video precedenti, lo potete notare quando parlavo di Cromatica. Cromatica in realtà ha una scrittura molto semplice, che è molto simile a quella di Joanne, per esempio. Scritture molto semplici, capibili da tutti, non troppo estrose, metaforiche. Ci sono delle metafore, lo sappiamo, lei non ne può fare a meno, però è tutto molto controllato. Invece questa è Gaga. Gaga è questo, è immagini assurde, cioè ti guardo come uno zombie, sono un assassino sulla pista da ballo, me ne stavo sull'angolo a fumare The Grass. Mm. Ok, questo è Gesafest, lo sento. Ed è industrial qui però. Ehi! Io amo questo album. Cioè, lo amo, ve lo giuro. Lo so già. Oh mio Dio, com'è psichedelico ora! Tonight. Questo è totalmente Bowie. Cioè, siamo alla sesta traccia. Sesta traccia, io ve lo posso già dire, questo sarà un album incredibile. Incredibile, mi sono divertito un casino con Killa, raga. Un casino. Cioè, e lei non si divertiva, secondo me, a scrivere queste minchiate da tantissimo tempo, tantissimi anni che non la sentivo divertirsi così con la scrittura. Cioè, questo album, secondo me, non va preso troppo sul serio. Cioè, io sto capendo questa cosa. A livello di quello di cui parla, a momenti sì, in alcuni momenti magari sì, però principalmente è un disco fatto per la musica. Cioè, è veramente un album che è nato, secondo me, dall'urgenza di fare musica. Just music. E io adoro questa cosa. Cioè, adoro che non serva più chissà che riferimento alla vita personale, traumi, bla bla. Magari anche sì, ma non solo. La musica è tantissime cose, anche questo. Mi piace che lei sia tornata a divertirsi. Si sente che sia divertita con questa musica. Zombie Boy, che abbiamo sentito uno snippet sul video di Disease, quindi sono curioso anche di questa. E di questa vi dirò, si vocifera che Zombie Boy sarà quella che avrà The Weeknd in futuro. Io qua vi sto soltanto dicendo di rumors vari, voglio sentire se sento The Weeknd anche senza The Weeknd. Sentiamo. Ok, cheerleader. Ma voi capite? Ma potete cioè, ma può lei chiamare una canzone Zombie Boy? Presentarla in una canzone mega oscura come Disease, quindi nella tua testa involontariamente ti aspetti una canzone dark, inizia sta Cristo di canzone ed è una canzone da cheerleader. Io la amo quando mi sorprende, quando non so cosa aspettarmi da lei, è quello che a me piace di Gaga, a me piace sorprendermi ed è il motivo per cui forse a lungo andare durante questo mese arrivo a dire che un Abracadabra è solo, tra mille virgolette, un tormentone, perché non è inaspettata un Abracadabra. È inaspettata forse oggi, da Lady Gaga di oggi, che torna a fare quel tipo di tormentone lì, però non è inaspettato, non è qualcosa che non conosco. Questo è qualcosa che non conosco da lei. So put your paws up over me.
Okay, girl, but this is a ballroom. This give me Donna Summer. Non avrei mai pensato a questo sound, ve lo giuro, mai. E torniamo su Bowie. Eccolo! Ah, Zombie Eyes diceva, no Zombie Bride, no Zombie Boy, Zombie Eyes, perché nessuno ha pensato a Zombie Eyes? Che tra l'altro make sense, cioè lei sta dicendo io posso essere anche il tipo di una persona morta dentro. Ah, ma forse è un riferimento di nuovo a se stessa. E non ce la faccio più. No, no, guys, no, no, io non la voglio più Vanishing to You quest'estate, io voglio Zombie Boy. Voglio Zombie Boy, voglio un video mega estivo che però si chiama Zombie Boy. Ok? Cioè, una canzone estiva. Oh mio Dio, no, raga. Guys, this is... Io? La luce che è appena caduta? Sono io. Non prendete queste parole come qualcosa di brutto, è una cosa bella. È bello che ci siano dei riferimenti, è bello prendere da altri artisti e da leggende. Quindi, per una buona volta, accettiamo il fatto che chiunque, compresa Lady Gaga, può prendere dalla regina Madonna. E i madonnari che stiano buoni e che lo prendano come un punto a favore della loro regina, perché lo è. Significa che ha uno status elevato e che può dare arte ad altri grandi artisti, altre grandi leggende, tipo. Questa è molto Madonna, questa canzone è tanto, 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 tanto Madonna, ma lo è in maniera sana, lo è in maniera buona. È un bel modo di aver ripreso quel sound e averlo fatto suo di Gaga, che si sta divertendo, che però ci mette dentro questi messaggi gotici, gli zombie, le cose che sono un suo tipo di scrittura invece, che derivano dalla sua creatività, unita a un sound, a una leggerezza, a una nostalgia che riprende da Madonna, ed è bellissimo, è bellissimo. Dai, tanto Madonna. Lo sentite, eh? Sapete già chi mi è venuto in mente qui. Ve l'avevo detto. Beh, raga, dai, ecco. Cioè, sono solo gli ultimi secondi di chiusura della canzone ed è The Weeknd. È lui. Cioè, ce l'ha detto. È palese, ce l'ha veramente detto. Prossima traccia, Love Drug. Niente, oh, ma manteniamo questa cosa 80s, adoro. Comunque ve l'avevo detto inizio video, cioè lei aveva parlato di Prince, di quel mood, e noi l'abbiamo dimenticato con This Is Abracadabra, e invece lei era andata su quelle direzioni lì. Cioè la mamma ce lo stava dicendo che era quello, il disco. Adesso mi ricorda un po' cromatica. No, no, risentire. I just need... Oh, io la amo. E cresce. I just need the right stuff. Questa è più scura di quanto sembri, per quello mi ricorda anche cromatica, perché c'è un tema profondo, scuro, però messo su musica dance. Wow.
How Bad Do You Want Me? Questo aveva un titolo che mi... The good girl in your tree. Sì, lo devo dire. Non mi è piaciuta. Raga, mi dispiace. Non mi è piaciuta How Bad Do You Want Me. Per quanto il testo sia molto ricco, forse anche un po' troppo, e a me non piace quando le lyrics sono troppo chiare, troppo spiegone, insomma un po' Taylor Swift. E infatti mi ha ricordato un po' la scrittura della Swift, anche musicalmente, un po' quella roba Teenage Dream di Katy Perry a livello anche sonoro, per quanto poi si rifaccia agli anni 80, che capisco, per carità, cioè ci sento dentro un po' di anche gli AHA, Lizzo, insomma, people like that, but it's not my shit. Cioè, il ritornello dice perché ti piacciono i miei capelli, i miei jeans strappati, perché ti piace la ragazza cattiva che ho dentro di me, lei è nella tua mente tipo tutto il tempo, ma l'ho fatto tatuare per noi la scorsa settimana, anche i bravi ragazzi se ne vanno, quanto tanto tanto mi vuoi, quanto male male mi vuoi. Per quanto possa trovarci anche qui un doppio riferimento del tipo non sta parlando a un ragazzo, sta parlando a se stessa, va bene, tutto quello che volete. Secondo me l'ha interpretato meglio in altri brani, in maniera più sua, più interessante anche. Don't Call Tonight. È di nuovo retro. Questa già mi piace. Na 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 na. What's wrong and do what to do and what's love? Ah, totalmente. Oh. Questa secondo me è più interessante, se la vogliamo leggere che sta parlando ad altre se stesse. Questa la trovo più interessante. Cioè addirittura dire Don't Call Tonight, quasi come sia il fidanzato, no, che ti chiama, o il tipo, qualcuno, per telefono, sia te stesso che ti chiami ma tu non vuoi rispondere. I don't want to talk to myself, I don't want. Come on Whitney. Come on Daft Punk. E ora Tina Turner. E adesso è Prince, totalmente. Che bomba, raga. Questa mi è piaciuta da morire. Guys! Ferma! Finalmente siamo giunti a quella che ha dato inizio veramente a quest'era. Dance in the Shadow of Man! Shadow of a Man. Quella che ha messo mesi e mesi fa il Chromatica Ball film. Oh, finally, mi è piaciuta tantissimo comunque Don't Call Tonight, veramente, veramente. Eccola! Questa lo sapevo però che era così. Oh, come on! This is so Michael Jackson. Cioè, immaginate invece che i immaginate i alla Michael, ok? This is so much Michael Jackson. Raga!
piangendo. Mi manca tanto Michael Jackson. Ah, raga, che bella, mio Dio. I can't get enough. Stop believing in my get enough. I won't be used for my love and left out to cry. Questo è Michael da Chicago, cioè Chicago Michael, or post Chicago Michael. This is Bad by Michael. Oppure quello di Wanna Be Starting Something. Mamma sanno ma cosa... Raga, questa è tutta quanta dedicata a Michael Jackson. Tutta. E il punto è che forse tanti non lo sapranno magari, perché non c'eravate in quegli anni o magari non eravate appassionati ancora, ma Gaga aveva un rapporto incredibile con la musica di Michael Jackson, incredibile. Tant'è che lui pure la voleva come opening artist per il suo tour, che poi non fece perché morì. E io amavo Michael Jackson tantissimo. Io non volevo essere triste con una canzone del genere. Oh, this is good. This is good, Gaga. E anche il testo mi piace comunque perché parla delle donne nello show business, nascoste dall'ombra degli uomini, circondate costantemente dagli uomini, che sono la loro vera oscurità. Mi piace tutto, questa canzone è bellissima. Poi immaginatevi una coreografia alla Michael. And the woman can't lose, but you still pretend. Can't ignore the voice within. And the woman can't lose, but you still pretend. I left out to cry. Oh mio Dio, pure le chitarre. Io mi Turn on the music. Ti devi dare una calmata perché io non ce la faccio più. Allora, sarò prevenuto, perché è presto, è la prima volta che ascolto l'album. Disease, lo sapete che per me è una canzone così, però qui arriva, cioè non è più una questione... non so più parlare, non è più una questione che capisco, comprendo la potenza e la grandezza di una canzone, qui parliamo proprio di me. Cioè, personalmente, Shadow of a Man è The Beast, la bestia. Touch your face 'cause I see panic, horror, the alarm burns. You're out Mi of piace il modo che ha di cantare, cavolo. almost out of time. E qui riprendiamo molto del sogno gotico, questa bestia che in altri non è che se stessa, la bestia che ha fame, che ha bisogno di essere nutrita, e la fama che però è impersonata come se stessa, come persona. Io desidero questo oppure no, cosa voglio? 11:59, your heart's racing, you're crawling under. Raga, no, io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Perché qui abbiamo sia Prince che di nuovo Michael, Dirty Diana, Dirty Diana. Guys, io non posso, cioè io proprio non... Mancano 2 canzoni ancora, dopo The Beast. Quindi a meno che Blade of Grass non sia una cosa che proprio non è la mia, come era How Bad, cos'era, non mi ricordo più il titolo. Comunque, still, questo album ce lo portiamo a casa, è uno dei suoi migliori. C'è uno studio dietro musicale bellissimo. Voglio sentire la bestia dentro. Quanto è anche rock e inspo questa. E comunque troviamo che il TikTok di cui parlava lei mesi fa su Instagram in realtà era questa canzone qua.
was the beast. Lei stava spoilerando questa. Adoro. Cioè, mescolare musica psichedelica e rock nell'EDM pop. Single! E questi suoni da jungle, da giungla, pazzesco. Raga, pazzesca, pazzesca, pazzesca. Pazzesca, il testo è molto interessante perché lei dice, lo so che dentro di te c'è un demonio, c'è una bestia, però devi conviverci. I love. Blade of Grass, che a detta sua parla della proposta di matrimonio di Michael. I'm not ready, I'm not. Lovers kiss in a garden made of Una ballad, certo. wrap that blade of grass around my finger like a cast, 'cause Che bello! with Poi la amo quando è sbocciata. Qui è proprio sbocciata, cioè sbocciata intendo che sta cantando da Dio, perché c'è una voce di Cristo sta donna, però non è senza controllo, nel senso che sta andando dove va la voce, non la sta posando, non la sta controllando, e questa cosa la fece in un'altra ballad sua. E io ci ritrovo la chiusura di un cerchio. E la canzone di cui parlo è una delle mie preferite, che è Dope. E Dope è una delle canzoni più sincere della carriera di Gaga, perché arriva a dire addirittura che ha bisogno di amore in generale, che fosse dai fan o dal fidanzato, poco importa, più del bisogno di droga. E in questo caso invece lei dice: io ho bisogno che tu prendi questo filo d'erba, mi fai un anello, e perché sono finalmente ho trovato la persona con cui stare per sempre. was not enough. Forever is not enough. It's Questa, raga, ve lo dico, è come Dope. Si è messa lì, l'ha registrata, fine. Più toccata. L'ha tenuta così come è venuta. E io amo questa cosa. Non che non ci siano delle demo, nel senso di scrittura, perché Dope lo so che c'aveva I Wanna Be With You. Intendo che quando l'ha registrata quello è stato. Ah, certo, perché doveva chiudersi così il disco, prima che arrivasse lei, che adesso arriva. E posso dire, dopo Blade of Grass, in realtà sono felice. Sta bene. Quanto sta bene dopo Blade of Grass questo. Fatemi sapere la vostra. Assolutamente, fatemela sapere. Spero di avervi intrattenuti, spero di aver parlato più che potevo di questo disco a primo acchitto. Sono sfinito, sono senza energie. Sono molto contento alla fine di Die With A Smile nell'album, credo che dia un epilogo corretto a quello che è stato l'album alla fine della fiera, perché è una canzone d'amore, è una canzone felice, l'album è un disco felice questo, e per assurdo credo sposi benissimo Die With A Smile, questo disco, però sono certo che non abbia
non sia intervenuta nella produzione a causa di Die With A Smile. Non lo credo per niente. Credo che l'album sia da sempre stato pensato per essere un album felice, nonostante magari le premesse. Forse, lo confesso, avrei apprezzato qualche canzone in più, di nuovo dark, al stile Disease. E forse Disease è stata una bomba troppo potente, da lanciare subito, per poi avere un disco così più leggero, tra virgolette. Però mi ha colto in sorpresa e questo a me piace sempre con la Mother Monster. Non so più parlare, basta, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!